Come vedere tutte le partite dell'Inter per la stagione 23-24, su quali piattaforme saranno trasmesse e quindi a quali servizi bisogna abbonarsi per poter vedere dall'Italia tutte le partite della nostra Inter in questa nuova stagione, sempre più vicina alla partenza. Ci risiamo, torna il nostro ormai annuale appuntamento richiestissimo della community di Passione Inter con il nostro tentativo di mettere ordine tra le decine di offerte, perché quest'anno a maggior ragione sono esplose letteralmente. Mediamente sono anche aumentati i prezzi, in alcuni casi di parecchio. Ci sono però delle combinazioni per risparmiare e per non spendere delle cifre assurde. Adesso lo vediamo insieme, ovviamente con il nostro consueto file che come ogni anno vi metto a disposizione completamente gratis, lo troverete nel link in descrizione. Prima però, ben ritrovati e ben ritrovate amiche ed amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi dedicato ai vari servizi di streaming e televisivi per vedere le partite. Vi invito, se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi al canale come gesto di apprezzamento per questo lavoro davvero da pazzi per sostenere il nostro progetto. Lasciateci anche un mi piace se vi fa piacere, perché parlare, ragazzi, con i servizi clienti e rimettere tutti insieme i vari pezzi di questo puzzle non è stato per nulla semplice, perché le informazioni non sono chiare, anche gli operatori non ti dicono tutto, in realtà bisogna anche tirar fuori delle cose aggiuntive. Permettetemi quindi anche un piccolissimo sfogo, perché è vero che con le giuste combinazioni, facendo attenzione, riuscendo a beccare le offerte più convenienti, sarà possibile guardare le partite quest'anno spendendo magari meno rispetto a quanto si spendeva ai tempi in cui le partite erano tutte solo e soltanto su Sky. Però intanto la convenienza anno dopo anno si sta via via assottigliando e anche quest'anno sarà un po' meno conveniente. Poi, se consideriamo che adesso le varie offerte contengono vincoli, sconti solo per dei periodi limitati, le disdette non sono affatto semplici. L'anno scorso, sapete, l'abbiamo raccontato, tutto quello che è successo, le PEC che sono servite, eccetera, eccetera. Diciamo comunque, ecco, che a livello di trasparenza ogni anno la cosa diventa un po' più complessa e mi metto nei panni di chi non riesce ad informarsi per bene o semplicemente non ha tempo di star dietro a tutte queste cose, magari vuole andare in ferie in questi giorni, invece bisogna prendere un corso di laurea per poter risparmiare qualcosa tra i vari abbonamenti televisivi. Non è propriamente una soluzione ideale e molto trasparente quella che mette a disposizione il calcio italiano oggi. Detto questo, cerco di darvi una mano con il nostro file come sempre, chiedendovi poi nei commenti se volete aggiungere delle informazioni. Lavoriamo tutti insieme di community per il bene di tutta la community di Passione Inter. Se avete informazioni aggiuntive, spunti, dettagli, eccetera, scriveteli nei commenti e cercheremo di dare poi maggiori approfondimenti nelle prossime puntate. Anche perché, andiamo subito al nostro file, in alto troverete sempre la data dell'ultimo aggiornamento. Questo sarà un file che almeno fino a fine agosto cercheremo di tenere aggiornato con le varie offerte, perché tra l'altro alcune delle offerte che vi farò vedere sono in scadenza a brevissimo, quindi cercheremo sempre di tenervi aggiornati e ci saranno magari nuovi episodi che dedicheremo con nuovi approfondimenti al tema e al file. Poi trovate sempre anche il video, il link a questo video che vi riepiloga un po' il funzionamento di un file che in realtà, se mi seguite bene, è abbastanza semplice, perché la prima tabella che trovate in alto si chiama chi trasmette cosa. Ho cercato di essere più chiaro possibile nel mettere le varie informazioni e quindi trovate tutte le piattaforme che in Italia trasmetteranno le partite e accanto trovate in colonna chi trasmette che cosa, appunto. E in particolar modo andiamo con ordine. Sky Calcio, lo sappiamo, ormai ha 3 match in co-esclusiva del campionato di Serie A, quindi 3 partite su 10 del weekend le mostra anche Sky Calcio e più le competizioni straniere che ci interessano meno in questo momento, nel senso che magari molti di voi saranno interessati a vedere anche altri sport, altri campionati, eccetera. Questo però è un contenuto che se devo dedicarlo ad ogni singola possibilità non ne veniamo più fuori. È orientato ad accontentare chi vuole guardare tutte le partite dell'Inter, quindi il nostro obiettivo è mettervi a disposizione le combinazioni per seguire tutte le partite dell'Inter. Se ci guardano tifosi di altre squadre, vale anche per chi giocherà le stesse competizioni a cui parteciperà l'Inter quest'anno. E quindi Sky Calcio l'abbiamo
abbiamo detto Sky Sport, un altro pacchetto di Sky, ha 121 match su 137 della Champions League. Perché 121 su 137? Perché gli altri 16 sono in esclusiva di Prime Video, la piattaforma di Amazon. Il miglior match del mercoledì, 16 partite di questa Champions. Capiterà anche quest'anno, quindi come è successo l'anno scorso, che l'Inter verrà trasmessa almeno una volta, immagino, sulla piattaforma di Amazon. Per questo appunto 121 su 137 a Sky. Questo numero torna perché se andiamo invece alle piattaforme di Mediaset, Infinity Plus è una piattaforma che fa parte del gruppo Mediaset, avrà a disposizione 104 partite su 137 della prossima Champions League. 104 perché per arrivare a 121 ne mancano 17 che saranno invece trasmesse in chiaro sulle altre piattaforme di Mediaset, in particolar modo su Italia 1. Dovrebbe essere questo il canale del calcio quest'anno. Quindi 104 più le 17 di Italia 1 Mediaset, siamo a 121, a cui bisogna aggiungere obbligatoriamente le 16 di Prime perché le ha in esclusiva. E Italia 1 Mediaset saranno comunque fondamentali. Se non avete Mediaset a casa per un qualsiasi motivo, comunque dovrete attrezzarvi per vedere Mediaset, perché l'Inter giocherà in Coppa Italia ed in Supercoppa Italiana, che saranno trasmesse appunto su questa rete in chiaro. DAZN poi è la piattaforma per eccellenza fondamentale per seguire tutte le partite dell'Inter, perché è l'unica piattaforma in Italia che avrà tutte le partite del campionato di Serie A, quindi senza DAZN non potrete seguire tutte le partite dell'Inter. Aggiungo che all'interno dell'offerta DAZN c'è anche Inter TV, che soprattutto in questi giorni di amichevoli è interessante per poter vedere dei contenuti aggiuntivi e anche le amichevoli stesse sulla piattaforma DAZN. Dopodiché Now TV è una piattaforma, diciamo in streaming, che ricalca Sky, quindi di fatto l'offerta è la stessa di Sky, con la differenza che è in streaming, quindi non mi ripeto sulle partite che ha a disposizione. Piccola aggiunta sotto, e poi dopo approfondiamo, relativa a Team Vision e Kena Team Vision Summer. Team e Kena sono due operatori telefonici, non trasmettono direttamente loro le partite, però già da 3 anni, anzi, Team Vision esiste e Kena esiste invece dall'anno scorso in questa formula. Praticamente ti fanno dei pacchetti dove, abbonandoti, tu avrai a disposizione Infinity Plus e DAZN standard come base. Poi su Team è possibile aggiungere anche DAZN Plus, invece con Kena, da quello che ci dice l'assistenza, non sarà possibile aggiungere DAZN Plus. Quindi anche Team Vision e Kena vanno considerati in questo senso, detto che poi non guarderai le partite su Team Vision o su Kena, le guarderai su DAZN, su Infinity, eccetera. Detto questo, abbiamo poi la tabella dei prezzi. Qui abbiamo dovuto mettere per forza di cose, ragazzi, la tabella con i prezzi relativi a chi attiva un nuovo abbonamento, perché poi ogni singolo, diciamo, broadcaster, ogni singola piattaforma, eccetera, ha vari pacchetti e varie offerte per chi è già cliente, da quanto sei cliente, eccetera, eccetera. Era impossibile per noi prevedere tutto. Quindi in questo momento io vi faccio vedere, se partite da zero, non avete gli abbonamenti, i costi sono questi. Poi vi darò un paio di indicazioni aggiuntive. Sky Calcio costa 5 euro al mese, Sky Sport costa 16 euro al mese, però non puoi abbonarti a questi due pacchetti in solitaria, devi avere anche Sky TV base. C'è al momento un'offerta in corso attorno ai 30,90 € al mese, che ti include Sky Sport e Sky TV base, quindi dovrai aggiungere anche Sky Calcio se vuoi fare il pacchetto completo di Sky a 30,90 € per 18 mesi, offerta valida fino al 6 agosto. Si può vincere anche un monopattino, mi sembra, se ti, se ti abboni, vabbè, se vi interessa un monopattino elettrico, c'è anche questa cosa. C'è un costo di attivazione, come dicevamo, un vincolo di 18 mesi. Qui trovate tutte le informazioni. Infinity Plus, vi segnalo le novità, poi non vi sto a fare tutto l'elenco. Le novità rispetto all'anno scorso è che Infinity Plus ha inserito 3 modalità di abbonamento. Prima c'era solo quella da 7,99 € al mese, adesso invece ci sono anche le formule con 39 € per 6 mesi e 69 € per 12 mesi. Su Infinity Plus potete guardare le partite con 2 dispositivi in contemporanea ed è tramite internet, senza costi di attivazione e senza vincoli. Come vedrete, quest'anno è esplosa questa formula dei 12 mesi o dei 6 mesi, eccetera, una formula che
che se pagate una cifra più alta subito nell'immediato vi consentirà di risparmiare qualcosa poi a lungo termine sul mensile. Ovviamente 69 euro per 12 mesi è più conveniente rispetto ai 7,99 euro al mese, però dovete fare i vostri calcoli se vi conviene pagare oggi tutta questa cifra in un unico colpo. Anche perché la stessa offerta c'è in pratica anche per Amazon Prime, perché Prime Video l'anno scorso è aumentato e quindi adesso costa 4,99 € al mese oppure 49,90 € all'anno. Specifico poi che Prime ha un'offerta anche per gli studenti, quindi se siete studenti o avete uno studente a casa, vedete voi, riuscite a pagarlo un pochino meno. Anche Prime ha 2 dispositivi in contemporanea, Italia 1 Mediaset è gratuito. Arriviamo alla nota dolente DAZN, perché DAZN quest'anno è esploso, come vi dicevo, con 6 proposte differenti. Ehm, 3 per DAZN Standard. Che cos'è DAZN Standard? DAZN Standard è quello che vi permette di collegarvi, di guardare le partite solo sulla stessa rete internet, cioè se io voglio guardare la partita sul mio telefono e un mio fratello che non ho, vuole guardarla a casa mia, no, con lo stesso abbonamento non si può fare con DAZN Standard. Serve DAZN Plus e il DAZN Standard, che è la versione base, quindi aumenta a 40,99 € al mese. È un aumento, non indifferente. Mentre per quanto riguarda la possibilità di risparmiare qualcosa, dovete ricorrere all'abbonamento annuale, perché se fate l'abbonamento annuale, ma pagando a rate, il prezzo scende a 30,99 €. Se pagate invece annuale in un unico colpo, in un'unica soluzione, vi costerà 299 € all'anno, dovrebbe essere, se non sbaglio, attorno ai 24 € al mese. Quindi se fate l'annuale, vi conviene. Il punto però, molti dicono: "Ma perché io dovrei fare allora 40,99 € al mese se posso fare l'annuale pagandolo a rate, e mi costa 30,99 €?" Giusta domanda, il punto sta nei vincoli, perché quello mensile potete fare la disdetta semplicemente annunciandola 30 giorni prima. Quello annuale a rate ha un vincolo di 18 mesi, quindi viene chiamato annuale a rate, però poi dovete essere vincolati per 18 mesi, per cui fate un po' i vostri calcoli. Stesso discorso per DAZN Plus, delle cifre più alte. DAZN Plus è quello che vi permette di vedere la partita anche su 2 reti, differenti in contemporanea, che aumenta a 55,99 €, l'anno scorso se non sbaglio era 39,99, quindi un aumento di circa 16 €. L'annuale a rate 45,99 sempre con il vincolo dei 18 mesi e l'annuale invece secco da pagare subito 449 € all'anno. Now TV come sempre sta a 14,99 oppure 99 € un anno. Arriviamo poi a TeamVision. TeamVision che, lo ripetiamo, include all'interno di base DAZN Standard e Infinity Plus. Sarà, se attivate nelle prossime ore, l'offerta dovrebbe scadere il 28, ma forse c'è margine anche il 29, da quello che mi diceva l'assistenza clienti. Per sicurezza, per chi ci sta ascoltando in questo momento, se vi piace questa offerta, che vi anticipo è quella un po' più conveniente, andateci subito appena potete, perché come dicevo il 28 dovrebbe essere proprio l'ultimo giorno utile per farla. E attivando questa offerta avete gratis, non pagate nulla fino al 26 agosto. Poi diventa 19,99 € al mese fino al 31 dicembre e poi dal 1° gennaio in poi si passa a 29,99 € al mese, quindi capite le complicazioni varie. E questa è l'offerta con DAZN, standard. C'è la possibilità poi, anzi, se siete dei nuovi clienti, e qui l'ho specificato, vi verrà incluso Amazon Prime Video, quindi fino al 31 dicembre avrete Prime Video incluso in questo abbonamento, poi si attiverà a 4,99 € al mese, quindi è un altro modo per risparmiare, qualcosina. Se attivate online questo servizio è gratis l'attivazione, non ci sono costi di attivazione, quindi per risparmiare il più possibile vi consiglio di fare l'attivazione online. Mentre, se andate nei centri team o di servizi che fanno questo tipo di servizi, ecco, sono 19,90 € per i nuovi clienti e 9,90 € invece se riattivi l'offerta su una linea
già team mi hanno spiegato un po' così, con 30 giorni di preavviso per la disdetta che l'anno scorso invece non c'erano. Team Vision poi ha anche una versione Gold che aggiunge il DAZN Plus e aggiunge anche una serie di altre offerte come mi sembra Netflix, Disney Plus, eccetera. E questo costa 10 euro fino al 26 agosto, poi 35,99 al mese fino al 31 dicembre e poi aumenta a 45,99 al mese. Questa quindi è l'offerta Gold, quella più costosa con più servizi, con DAZN Plus, 6 mesi di Amazon Prime Video sempre incluso, Disney Plus e anche Netflix. Quindi avete magari altre offerte, valutate anche questa possibilità. Kena Team Vision Summer invece è Kena che ricalca di fatto l'offerta di Team Vision, senza la possibilità di aggiungerci DAZN Plus dopo. Quindi anche Kena sarà poi gratis fino al 31 agosto, 19,99 € al mese per 4 mesi e poi 29,99 € al mese a partire da gennaio. Non è incluso qui Prime Video nell'offerta Kena, non ci sono costi di attivazione, però dovete farvi una scheda Kena per poter attivare questa offerta. Arriviamo quindi alle nostre conclusioni. Io ovviamente tornate indietro, riascoltate bene, prendete il file, mettete tutto in ordine, mi raccomando. Arriviamo al come vedere tutto quanto, ovvero quali sono le possibili combinazioni per vedere tutte le partite. Ma se avete già visto la prima tabella sopra, avete già capito quali sono le combinazioni che servono, vi vedete i prezzi, potete fare. Però vi vengo incontro cercando di fare il tutto più ordinato possibile. Come vedere tutto quanto? Ho specificato che tutte le soluzioni che andremo a vedere qui sotto sono le soluzioni con DAZN standard pagamento mensile, quindi con la versione di DAZN da 40,99 € al mese. Per me fare tutte le possibili combinazioni, visto che ci sono 6 offerte diverse solo di DAZN, diventava impossibile. Io vi metto la fase standard, voi fate i vostri conti, se vi conviene e avete la possibilità di pagare tutto subito, ovviamente sappiate che ne ottenete un risparmio, però con quei vincoli che abbiamo visto sopra. E detto questo, la soluzione 1 è quella un po' più costosa. So che tra chi ci segue ci sono tanti amanti di Sky, quindi non vogliono privarsi di Sky e per questo abbiamo previsto la prima soluzione con l'abbonamento a Sky Sport, Sky Calcio e Sky TV, in modo così da avere la Champions e le altre competizioni anche estere, eccetera. Però ecco, il DAZN devi aggiungerlo per forza, quindi io ho messo la versione standard mensile, come vi dicevo, a 40,99. Prime Video è obbligatorio perché comunque qualche partita, almeno una dell'Inter, ci sarà e quindi bisognerà avere l'abbonamento. Potete decidere di abbonarvi a Prime magari solo per quel periodo lì, però io per comodità intanto vi dico che se lo fate sempre vi costa 4,99 € al mese. Se fate l'annuale di Prime, che vi dà accesso poi a tutte le cose di Amazon Prime, vi costa qualcosina in meno. E Italia 1 Mediaset, come detto, per la Supercoppa italiana, la Coppa Italia e le altre partite di Champions, che poi se avete Sky non servono, però ecco, per Coppa Italia e Supercoppa italiana è gratuito sul digitale terrestre, televisione normale, eccetera. Quindi la somma con con questo prezzo medio, con questa base standard che vi ho messo, è attorno agli 81 €, 82 € al mese circa. Potete risparmiare qualcosina, dicevo, su Prime Video se lo fate annuale o come studente, potete risparmiare su DAZN se lo pagate un anno in un'unica soluzione, per esempio. Il prezzo però siamo qui, un po' più alto rispetto alle altre soluzioni, perché ad esempio Now TV insieme a DAZN Standard, Prime Video e Italia 1 vi fa scendere già a 60,97, visto che Now TV costa 14,99 e ricalca l'offerta di Sky. È di fatto la stessa cosa di Sky, però è in streaming. Arriviamo poi alla soluzione 3, una soluzione sempre tutta in streaming, dove abbiamo tolto Sky, abbiamo tolto Now TV, quindi bisogna prendere la DAZN obbligatorio per la Serie A. La Champions la andiamo a prendere dalle piattaforme Mediaset, quindi Infinity Plus, che costa 7,99 € al mese, a meno che non si facciano le offerte che vi dicevo sopra, ma dovete pagare in un'unica soluzione o in semestrale per risparmiare qualcosa.
più Prime Video e Italia 1 Mediaset che è gratuito. Così già risparmiate qualcosina rispetto alle offerte con Sky, però avete un servizio che è quello di Infinity Plus che oggettivamente io ce l'ho e utilizzo quello, è un livello inferiore secondo me rispetto a Sky, però è il fatto che costi meno va considerato. E come detto poi sempre DAZN standard il prezzo è questo, se ci mettete DAZN Plus il prezzo aumenta. Arriviamo poi alla soluzione 4 che anche quest'anno si conferma essere la soluzione più economicamente, conveniente, nel senso che TeamVision comunque in offerta, con l'offerta che abbiamo visto, ti fa partire gratis fino al 26 agosto, poi, 19,99 € al mese, ti include DAZN Standard e Infinity Plus, così può vedere campionato e Champions, gli dovrai aggiungere semplicemente Amazon Prime e Italia 1 Mediaset. In questo modo avrai a disposizione tutte le partite dell'Inter con un prezzo che inizialmente su queste basi sarà di circa 24 €, 25 € al mese. Se lo fate online, come detto, l'attivazione è gratuita. Uhm, C'è da aggiungere una cosa: parlando col servizio clienti Team, mi hanno detto che a questa offerta, potete attivare DAZN Plus, con 5 €. Quindi se volete a questa offerta di TeamVision aggiungere DAZN Plus, quindi la possibilità di mettere, la partita su 2 dispositivi in contemporanea, vi basta aggiungere 5 € al mese. E Prime Video, se siete nuovi clienti, è offerto con Team. Quindi fino al 31 dicembre vi ritrovereste a pagare 19,99 di fatto per vedere tutto, sostanzialmente. Poi dal 31 dicembre però cambia, perché dal 31 dicembre TeamVision sale a 29,99. Se ci volete aggiungere DAZN Plus, quindi non lo standard ma Plus, vi passa a 15 € in più, quindi 44 €, 45 di fatto, e Prime Video non è più gratuito, lo era solo per i nuovi clienti nei primi 6 mesi, nei secondi 6 mesi di stagione, è a pagamento per tutti e quindi dovrai aggiungere questi 4,99 € al mese o, fare l'abbonamento annuale. Quindi da gennaio in poi il prezzo aumenta a circa 35 €. E in questo senso vi racconto la mia esperienza prima di andare in chiusura. Io personalmente ho mantenuto attivo l'abbonamento TeamVision che avevo l'anno scorso. Il mio abbonamento, includendo DAZN Standard, attivo ancora dall'anno scorso, scusate, io ho DAZN Plus, quindi pago 10 € in più per avere DAZN Plus. Essendo ancora attivo dall'anno scorso, al momento sto pagando 29,99 € al mese, poi salirà il tutto a 39,99 € al mese. Ed è un'offerta che praticamente mi porterà, dal 1° agosto a pagare di più rispetto ai nuovi clienti che fanno questa offerta qui, però considerando che poi DAZN Plus a gennaio salirà a 15 €, a me rimarrà bloccata a 10, sul lungo periodo più o meno siamo lì. Quindi se avete TeamVision ancora attiva dall'anno scorso, valutate ecco la possibilità di rimanere all'interno del pacchetto che avete dall'anno scorso, perché appunto fare la disdetta non è semplicissimo, ci dovete perdere tanto tempo e poi non è così clamorosamente conveniente rifarlo da capo. Quindi il punto è che di fatto già l'anno scorso avevano un pochino aumentato i prezzi e il prezzo non scontato dell'offerta dell'anno scorso poi è in linea con quello che si andrà a verificare quest'anno e quindi in generale un pochino aumenta tutto. Poi la soluzione 5 è quella con Kena. Kena, come detto, non mi ripeto, ricalca un po' tutto quello che è TeamVision senza la possibilità di aggiungere DAZN Plus. Qui c'è un errore, non si può aggiungere DAZN Plus da quello che mi hanno detto gli operatori Kena. E la soluzione 6, infine, sempre la solita, valutate la possibilità di andare al bar, di uscire e poi pagherete le consumazioni per vedere le partite. Queste in definitiva sono le varie offerte, le varie proposte, il nostro file. Ripeto, troverete in descrizione un link dove vi basta inserire nome e cognome, riceverete
la guida gratuitamente nella vostra casella email. In questo modo la potete consultare, la potete tenere aperta, potete fare tutte le vostre verifiche. Troverete anche qui dei link, eccoli qua, link per abbonarsi: DAZN, Prime Video, Amazon Prime, VPN, eccetera. Per estrema correttezza e trasparenza vi dico che, passando da questi link a voi non costa nulla. Passione Inter riceve una piccola commissione, cioè se vi abbonate a DAZN e dovete spendere 20 €, di questi 20 € qualche centesimo arriva a noi di Passione Inter. Quindi se volete sostenerci, un modo per farlo è anche questo, magari abbonarvi passando da uno di questi link che trovate nel nostro file. Quindi fateci un salto. Spero di essere stato chiaro, so che non è semplice e quindi ho cercato di fare il possibile per rendere il tutto, più schematico e leggibile possibile. Aspetto i vostri commenti, i vostri feedback, mi raccomando, vi saluto ricordandovi di iscrivervi, di supportarci con tutti i modi che conoscete. Se volete anche abbonatevi anche ai nostri canali di Passione Inter, che ovviamente, rimarranno le nostre live reaction come ogni anno di tutte le partite dell'Inter, per cui vi ricordo di seguirci e di non perdervi neanche uno dei nostri appuntamenti. Prossimi aggiornamenti, seguiteci sui nostri canali, vi terremo aggiornati con le nuove offerte e tutte le novità che arriveranno. Vi lascio anche in descrizione un altro approfondimento da non perdere per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.